Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video della 128 Corse. Oggi spiegheremo, visto in numerosi messaggi in privato che abbiamo ricevuto dopo il reel, uno degli ultimi reel che abbiamo pubblicato sull'RTA in versione Le Mans, abbiamo deciso di fare un super video per spiegare la categoria Le Mans, dalla A alla L di Le Mans. Un piccolo excursus, diciamo, su cosa vuol dire appunto Le Mans, come si fa per creare una macchinina in configurazione Le Mans, e soprattutto qui, come potete vedere, abbiamo tirato fuori veramente tutte le macchinine possibili e immaginabili, e vi spiegheremo in maniera breve ogni macchina che abbiamo, e soprattutto ci aspettiamo sotto nei commenti che ci scriviate quale macchinina, o meglio quale telaio, vorreste che vi spieghiamo per primo in un video dedicato. Esatto. Quindi speriamo in ordine, magari ci dite voi quale volete, adesso noi vi spieghiamo un po' quello che abbiamo da farvi vedere. Esatto, insomma, qua abbiamo veramente dalla A alla Z, abbiamo l'RVD versione Le Mans fino addirittura all'ultima nata di casa GL, che abbiamo già fatto un video comunque super dettagliato in anteprima europea, forse, o italiana sicuramente, italiana sicuramente, sulla GL LMP2, che nasce solo ed esclusivamente in 102 mm in versione Le Mans. Lascio la parola a Marco che vi spiega un attimino cosa vuol dire Le Mans, visto che lui, appunto, questa è un cimiglio storico, è la sua macchinina del mondiale 2019. Esatto, che ha... È ancora così, è ancora quella. Esattamente. Non ho più voluto Sembra usarla. Ferma nel tempo. Infatti si vede ancora dalla ricevente, proprio vecchia, le prime riceventi di GL per Samba. Quindi chi meglio di lui nel spiegare questa categoria, che a me personalmente, da quando l'ho provata, è veramente una categoria stupenda, e molti, io appunto sono rimasto anche abbastanza, si può dire, sconvolto, che molti non la conoscevano, cioè molti dei nostri follower non la conoscevano, e secondo me è una categoria a parte bellissima, perché io ho una predilezione comunque per i prototipi, per il WEC, per tutto quello che è Le Mans. Siamo in due, e il fatto che si possa girare con macchinine, con una carrozzeria appunto dedicata, mi ha subito, innanzitutto mi ha fatto subito innamorare di questa cosa, ma dopo anche la guida, perché comunque è un'altra guida che è diversa, perché il passo è più lungo, e è una guida che secondo me è davvero divertente, e pur essendo più lunga e un po' più pesante, leggermente più pesante, va comunque fortissimo, ma veramente forte. Vabbè, allora parto dicendo, allora, innanzitutto ciao a tutti. Allora, dopo la storia Reel, che cos'è la categoria Le Mans? Allora, la categoria Le Mans è una macchina, quindi che può essere da una nickel metallidrato o una lipo, in configurazione wide, quindi larghezza wide, quindi la parte più larga, e lunga, quindi l'interasse delle ruote è 102 mm. Questo contraddistingue la macchina per le nostre categorie Le Mans. Dove può correre la macchina Le Mans? Allora, ad oggi, nel regolamento mondiale in generale, la categoria Le Mans corre con le Superstock. Quindi siamo passati dalla categoria Superstock con il 3005 1053 lipo, dove i tempi si girava anche con il nickel metallidrato o 50T a spazzole della PN, o il 5005 KV, insomma, nickel metallidrato, sempre con lo stesso rapporto, sempre con lo stesso ratio. E chi andare? E andavano. Adesso siamo passati a parità di categoria, quindi stessa categoria, ma con un 2005 KV, solo lipo, 1453. Questa è la configurazione categoria Le Mans. Che cosa volevamo spiegarvi oggi? Semplicemente che rispetto alle nostre macchine che abbiamo nel club, le abbiamo praticamente, tra quelle che usiamo, le abbiamo tutte in configurazione Le Mans, partendo addirittura dalla box stock. Io ho anche delle vecchie PN 2.5 o delle vecchie MR03, sia spazzole sia con l'elettronica VE Pro o Evo, già predisposte, quindi già in 102, quindi già nella categoria Le Mans, che non ho portato qui perché ormai sono macchine che si usano un pochino meno, però se si vuole, noi negli anni che furono, tanti anni che sono passati,
le nostre gare con la categoria Le Mans erano principalmente col 50T o le spazzole o il 5500 KV, poi con l'arrivo della GLR si è arrivati poi successivamente anche all'utilizzo delle LiPo. Ad oggi avete più che altro macchine a LiPo, a parte la box stock che è in configurazione Le Mans, quindi 102, con il banchino dedicato, quindi è una macchina che potete trovare in commercio con le varie carrozzerie, che sia la Mazda, che sia la Sauber, che sia la Toyota, la Porsche, eccetera, che adesso hanno anche un po' rifatto, la trovate già acquistabile, comunque già in configurazione Le Mans. Oppure, se qualcuno di voi ha deciso di acquistare a 98 mm, basta comprare il banchino con la frizione, quindi tutto ciò che serve, anche il differenziale in configurazione LM, e questa cosa vi permette di trasformare la vostra 98 mm in 102. Volevo anche precisare una piccola cosa. Spesso quando si parla di LM si chiede sempre: ma devo mettere per forza il banchino LM? No. In alcune macchine, tipo la box stock, il banchino LM per forza prevede il differenziale LM perché è più largo. Ma se prendiamo per esempio una PN o la mia stessa RTA o le GL che vedete qua, GLR GT e la GLR normale, montano il classico differenziale normale, quindi non quello LM, cioè non quello più lungo. LM non sta ad indicare che io devo per forza comprare pezzi LM, in questo caso LM nel differenziale indica un differenziale più lungo rispetto al normale, quindi al classico differenziale. Quindi questa cosa volevo precisarla subito. Quindi possiamo usare nelle macchine Le Mans anche differenziali che usiamo nelle macchine 98 mm. Dipende dal tipo di auto, naturalmente. In questo caso, tra quelle che vedete, le uniche due macchine che utilizzano per forza un differenziale LM sono la LMP2 e la box stock, esatto. MR03. C'è anche l'MR04 adesso, esatto, l'MR04 che c'è anche Le Mans, che si riconosce semplicemente perché, a differenza, dopo faremo un V-roll, come vedete sul banchino non ha direttamente l'attacco dell'ammortizzatore, ma il piattello, anzi due piattelli, perché uno sopra e uno sotto, quindi è sicuramente una macchina che lavora molto meglio rispetto a un RVD normale, ecco. Sì, diciamo che in una configurazione Le Mans non solo rimane tra virgolette più stabile, ma il fatto di avere la frizione, avevamo già detto questo, la macchina lavora molto meglio, soprattutto nei cambi di direzione, nella staccata in curva, saltella meno, tra virgolette, saltella meno, e quindi sicuramente una macchina che ha delle buone qualità, soprattutto in quella configurazione, perché nasce già con delle parti che la RVD 98 mm non ha, quindi questo è da specificare. Detto questo, adesso faremo un bel V-roll e vedrete un po' le macchine che vi abbiamo portato. Che cosa possiamo dire inoltre? Possiamo dire una cosa: questa è la mia, la GLR del mondiale, e questa l'ho acquistata nel tempo che furono già in configurazione 102 mm, perché la GLR ancora oggi è venduta in un kit da 98 mm e un kit da 102 mm, quindi già in configurazione Le Mans. Se per caso alcuni vogliono modificare la 98 mm in 102, ci sono anche i pezzi per poterla trasformare, quindi da 98 a 102. La GLR GT, diversamente dalla GLR, è da 98 mm, c'è il banchino già predisposto 98-102, basta acquistare il pezzo in carbonio sottostante e l'ammortizzatore, diciamo, e cambiare la rotazione del supporto dell'ammortizzatore, e diventa in 102 mm. Poi comunque ci sono tutte le spiegazioni adeguate, poi magari quando parleremo, se volete parlare anche di questa macchina, vi faremo vedere come l'abbiamo trasformata in 102 mm. L'RTA nasce principalmente 98 mm, c'è il kit per farla diventare 102, e questa è una 98 mm che poi con il kit ho portato 102 mm. Che poi kit, ma in realtà è un parti, upgrade, è un pezzettino. Sì, nell'RTA come anche nella GT sono veramente piccoli pezzi. Nella GLR in realtà c'è da cambiare il banchino, la parte sottostante in carbonio, e bisogna modificare, mettere l'ammortizzatore con il perno interno più lungo. Un pochettino più lungo, sì. Invece abbiamo la PN è una macchina, la PNR 3.0, che ci è piaciuta tanto anche in versione 98, ma soprattutto in 102 mm. In questo caso montando il motor mount della PN, che passi da 94 mm a 102 spostando solo la parte sottostante del banchino. Ecco, questa è una cosa bellissima, perché questa macchina, potendo spostare proprio con due viti, cambiando il puntale da 98 a 102,
è una macchina versatilissima, perché potete usare sia nella configurazione 98 e 102 senza dover fare nulla di che, basta acquistare questo tipo di banchino. Tempo di impiego 3 minuti scarsi. Sì, forse si arriva a 5 minuti per cambiare il puntale, però bene o male, questo per farvi capire che anche questa è una macchina, tra l'altro molto 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 competitiva, soprattutto nella categoria super stock e anche in configurazione Le Mans. Dobbiamo dire che è una macchina che dà del filo da torcere a tutte. Va veramente forte. Molto molto competitiva. E poi invece abbiamo la LMP2 che non siamo qui a raccontarvi di nuovo. Guardate il video che abbiamo già pubblicato. Video che abbiamo già mandato, che abbiamo già poi pubblicato. E è una macchina che nasce principalmente in 102 già con carrozze diciamo di nuova generazione, quindi con delle carrozze che ricordano proprio l'LMP2. Esatto, categoria LMP2, esatto. E un'altra domanda che ci avete fatto, lo possiamo dire, che carrozzeria utilizziamo in 102 mm? Allora, inutile dirlo, cioè io credo che secondo il mio punto di vista la migliore in assoluto rimane appunto la Mazda 787, cioè che questa. Ecco, questa carrozzeria secondo me nella configurazione 102 è la carrozzeria ancora oggi che dal mio punto di vista la miglior performance su questo tipo di auto. Molto buona anche la Sauber, la Toyota GT1, potete scegliere. Io dal mio punto di vista mi sono sempre trovato bene con la Mazda, e al di là del punto che mi piace molto esteticamente, ma è anche una carrozza che mi piace molto perché è molto equilibrata. E soprattutto mi piace l'ingresso che ha in curva e anche l'uscita di curva. Una GT1 anche lei è molto bella, l'unica diciamo così pecca dal mio punto di vista della GT1 è che se non viene sostituito l'alettone posteriore, essendo costruito con più parti, se magari in caso di ribaltamento, in caso appunto magari di qualche incidente, è la prima cosa che si viene a rompere, quindi si spacca immediatamente. Molto fragile, perché è anche molto sottile tra l'altro. Però anche quella è un'altra bellissima auto, così come la Sauber, la Porsche, eccetera. Però noi qui sulla carrozzeria Mazda abbiamo sostituito l'alettone con quello delle con quello appunto RTRC. Uno è perché è più resistente, anche perché comunque dà una leggera deportanza. Sì, diversa rispetto a quello originale della carrozza Le Mans, che rimane molto piatto, e secondo me questo alettone funziona molto bene, ho notato sicuramente la differenza. Questo è un po' l'excursus che vi abbiamo fatto. Vi chiediamo appunto, come sempre, vi ringraziamo innanzitutto per il supporto che ci state dando, vi chiediamo di iscrivervi al canale, esattamente. Questo sempre, ve lo diciamo mai. Soprattutto commentate sotto il video quale vorreste vedere per prima. Oppure se alcuni di voi come al solito non vogliono scrivere dei commenti ma vogliono mandarci messaggi in privato, va bene, non è un problema, fatecelo sapere perché ci piacerebbe. Adesso abbiamo deciso di creare dei video proprio sulla categoria Le Mans, facendovi vedere un po' le caratteristiche di quest'auto portandole in pista, quindi facendovi vedere tramite POV, il POV sì. come la macchina si comporta in pista e quindi la vedete girare. Quindi questa cosa secondo me è una cosa molto carina, perché potete vedere proprio dal box alla pista direttamente l'entrata in pista, il comportamento dell'auto, quindi sì. È una cosa molto bella. Noi speriamo che questo video sia stato di interesse. C'è ancora tanto da dire sulla categoria Le Mans, però preferiamo raccontarvela volta per volta seguendo i vostri consigli sulle auto. Piccola intro. Diciamo una piccola intro dove vogliamo che siete voi a guidarci su le macchine, diciamo così, in ordine. Che vi lasciamo voi. Libertà di scelta. E noi aspettiamo la vostra libertà di scelta per partire con delle macchine LM dedicate, con i video dedicati. E non vediamo l'ora. Esatto, soprattutto di guidarle in pista, perché sono veramente divertenti. Adesso vi facciamo un po' di v-roll, come si dice, così li vedete un po' e da qui potete un po' decidere che cosa voler fare, insomma. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao Ne! Ciao ciao!